Ciao a tutti, oggi prepareremo la cena assieme, un piatto completo veramente delizioso, facile e veloce da fare. Ho aperto il frigo e ho visto delle fettine di pollo, qualche zucchina, dello stracchino, un po' di formaggio e mi è venuto subito in mente di unire il tutto utilizzando anche delle patate, per non fare il solito pollo in padella o impanato. Ci occorreranno due patate medie che dovremo pelare, passare sotto l'acqua corrente e asciugare. Dopodiché ci occorrerà una grattugia dai fori larghi per grattugiare le patate all'interno di una ciotola capiente, così come vi sto mostrando in video. Stesso procedimento faremo con le zucchine. Utilizzeremo 4 zucchine piccole, lavate e private di un'estremità in modo tale che ci venga più semplice maneggiarle e grattugiarle. Una volta terminato dovremo strizzare bene zucchine e patate dall'acqua in eccesso, ne prendiamo un po' con le mani e strizziamo energicamente all'interno di un'altra ciotola. Guardate quanto liquido hanno rilasciato. Ora aggiungiamo un cucchiaino di sale, spezie a piacere, nel mio caso un po' di origano e un po' di salvia, e mescoliamo con le mani. Ungiamo con poco olio una teglia delle dimensioni di 25 x 35 cm, la cospargiamo con un po' di pangrattato e adagiamo sopra metà del composto di zucchine e patate. Un filino d'olio, 5-6 fette di petto di pollo, un po' di sale, un altro po' d'olio e qualche ciuffo di stracchino. Poi, se non vi dovesse piacere, potreste sostituirlo con il formaggio che più vi piace, oppure ometterlo del tutto. Ripetiamo lo stesso passaggio per formare un secondo strato, come se fosse una golosissima lasagna di pollo. In tutto ci occorreranno quindi 10-12 fette di petto di pollo. Per l'ultimo strato cospargeremo la superficie con pangrattato e aggiungeremo qualche fetta del mio amato formaggio dolce sardo, sostituibile benissimo con del galbanino o il formaggio che più vi piace. Preriscaldiamo il forno e una volta che sarà ben caldo inforneremo la nostra teglia coperta con la carta stagnola per 15-20 minuti a 200 gradi. Trascorso questo tempo rimuoviamo la carta da forno e facciamo cuocere per altri 15-20 minuti alla stessa temperatura, o comunque il tempo che occorrerà con il vostro tipo di forno. Io ho dovuto attendere questo tempo con il mio forno a gas. Ecco prontissima la nostra teglia di pollo filante con patate e zucchine e una bellissima e buonissima crosticina sopra, che rende il tutto ancora più delizioso e irresistibile. Vi mostro subito il cuore cremoso e quanto è morbido, che si riesce a tagliare solo con la forchetta, senza bisogno del coltello. Si scioglie in bocca e si potrebbe definire anche una ricetta svuota frigo, per gustare il pollo in un modo diverso dal solito. Beh, ora tocca a voi. Per sentire il profumo e il sapore dovete provare assolutamente questa bontà. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!